Benvenuto e benvenuta. Oggi riprende l'alfabeto del turismo sostenibile con la lettera F. F per fame. Ed è un format diverso dal solito perché, io non credo esattamente in ciò che viene proposto come soluzione per risolvere questo problema e per questo motivo oggi preferisco dirti cosa viene proposto e qual è la mia opinione in tal senso. Allora, sradicare la fame è un secondo obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Siamo nel 2025, perciò gli obiettivi di questa agenda dovrebbero essere perlomeno avanzati per poter arrivare al 2030 con dei risultati interessanti. Questo obiettivo, l'obiettivo 2 appunto dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030, mira a sradicare la fame nel mondo, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere pratiche agricole sostenibili. L'Organizzazione Mondiale del Turismo afferma che il settore turistico può contribuire a questo obiettivo, ma come dicevo nell'introduzione non sono completamente d'accordo con questa affermazione, o almeno non vedo come il settore possa contribuire a raggiungere l'obiettivo più critico, ossia creare un mondo libero dalla fame. Il settore può contribuire innanzitutto a migliorare la qualità del cibo. Questo è possibile grazie allo scambio di esperienze, all'incontro tra persone provenienti in diversi luoghi del mondo. Questo secondo me è un obiettivo raggiungibile, perché è fondamentale raggiungere questo obiettivo invece. Il mondo è tornato a un livello di fame che non si vedeva dal 2005 e i prezzi per i prodotti alimentari restano i più alti nella maggior parte dei paesi rispetto al periodo 2015-2019. Oltre a conflitti, shock climatici, aumento del costo della vita, l'insicurezza civile e il calo della produzione alimentare hanno contribuito alla scarsità di cibo e di conseguenza all'aumento di prezzi. L'obiettivo, grosso, numero 2 è sradicare la fame nel mondo. Come raggiungere questo grosso obiettivo? Il 2.1 è entro il 2030 porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e alle persone in situazioni vulnerabili, l'accesso al cibo sicuro, nutriente e sufficiente per tutto l'anno. Il 2.2 entro il 2030 porre fine a tutte le forme di malnutrizione. Punto 3 entro il 2030 raddoppiare la produttività agricola e i redditi dei produttori alimentari su piccola scala. Entro il 2030 garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e attuare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività, che contribuiscano a mantenere gli ecosistemi e che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. 2.5 entro il 2030 mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate e degli animali d'allevamento. Sono tanti, sotto obiettivi non semplici da raggiungere e come può aiutare il settore turismo. L'Organizzazione Mondiale del Turismo afferma che il turismo è ben posizionato per migliorare l'accesso al cibo per la popolazione, facilita la necessità di una maggior produzione agricola per rifornire i locali e i visitatori. Può creare e diversificare la domanda e sostenere la produzione alimentare, la creazione di posti di lavoro e la crescita economica intersettoriale. Temo però che una maggiore produzione di cibo per rifornire i locali visitatori non sia veramente d'aiuto per la qualità. Inoltre, cosa succederà
quando, se e quando ricapiterà un 2020, un Covid. Cosa succederà perciò se tutti i viaggi si fermeranno nuovamente? La maggiore produzione esisterà ancora? Avrà senso farla esistere? Quale sarà il costo di questa maggior produzione? Quali sono i costi ambientali e sociali di questa maggior produzione? Bisogna considerare che la produzione alimentare è una delle maggiori emittenti nette di gas serra, compresi l'allevamento animale, i fertilizzanti, i trasporti e la deforestazione globale. Le nostre diete, riporta Earth Changers, in particolare la carne e il manzo, possono causare più CO2 dell'industria o dei trasporti. Perciò non bisognerebbe pensare a produrre di più, bisognerebbe pensare a produrre meglio. E se il settore turismo, ricevendo tante motivazioni di sviluppo, tanti incentivi, può contribuire in questo modo, allora ben venga. In effetti l'obiettivo a cui il settore turismo dovrebbe dare più aiuto, secondo me, è l'obiettivo 2.3, e cioè entro il 2030 raddoppiare la produttività agricola e i redditi dei produttori alimentari su piccola scala. L'Organizzazione Mondiale del Turismo afferma che lo sviluppo del turismo può contribuire a questo obiettivo fornendo e rendendo possibile un ambiente favorevole che fornisca conoscenze, risorse produttive e opportunità a tutti i piccoli produttori alimentari. Suggerisco perciò di utilizzare le conoscenze e le pratiche per migliorare la produttività agricola locale in termini di quantità e qualità. I produttori di cibo su piccola scala sono generalmente più bravi delle grandi aziende alimentari perché vivono il territorio, il terreno e il luogo dove coltivano. È importante che cibo per tutti non diventi cibo povero di nutrienti, perché altrimenti non riusciremo a contribuire al secondo obiettivo. Spero di averti dato un po' di cibo per la mente e mi piacerebbe molto sentire la tua opinione al riguardo tramite un commento, ma anche un contatto via email assolutamente. Trovi questo e altri articoli sul mio sito sustainabletourismworld.com che da fine dell'anno scorso, da fine del 2024, adesso è sia in italiano che in inglese. Perciò ti invito a scoprirlo se ancora non l'avessi fatto e a contattarmi per condividere le tue impressioni, le tue esperienze e perché no anche le tue soluzioni su questo argomento. Ti auguro una splendida giornata o serata, a presto!